Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino, in questo piccolo video che è soltanto un video di presentazione di quella che sarà un'area del mio giardino che ho deciso di adibire a roseto. Questa è un'area in cui tagliavamo l'erba, c'era solo erba e piante messe un po' così alla rinfusa, ma niente di particolare, tranne la presenza della rosa Banksiai che si arrampicava sul muro dietro di me. Purtroppo questa rosa non c'è più. Mi spiace perché era una rosa a cui tenevo veramente tanto, era una rosa bellissima. Però ho deciso di trasformare il tutto in un roseto, acquistando una nuova rosa da far arrampicare. Sarà una rosa di colore rosso, sul rosso porpora, più o meno un colore di questo tipo. E in più qui ho già piantato alcune piante di rosa che avevo in vaso e che ho deciso di piantare qui perché le piante non crescevano bene in vaso ed erano in una posizione non molto soleggiata. Quindi qui le rose troveranno un nuovo posto per crescere, arricchendo questo angolo del mio giardino con delle fioriture, colore e profumo. Tra le piante che ho deciso di mettere insieme alle rose ci sono delle salvie, dei delfinum. Insomma, voglio rendere questo posto molto colorato, molto profumato e bello, piacevole. E poi, diciamocelo, quando trasformiamo un angolo del giardino inserendo delle piante, abbiamo poi anche meno erba da tagliare. Le rose che ho inserito qui in questo angolino, che non è ancora finito perché voglio ancora prendere qualche pianta, sono rose che alcune non hanno un nome, e quindi devo andare un po' alla ricerca sui miei documenti per vedere un po' quali piante avevo acquistato. Vediamo se riuscirò a ridare un nome ad alcune piante di rosa. Questa è una rosa nuova, piccolina, è una rosa nautica con dei fiori viola. Questa devo andare a cercare il nome, è una bellissima rosa con dei fiori gialli molto grandi, a cespuglio, molto molto bella. Anche questa dovrebbe essere, non ricordo più il nome, ho un cartellino a casa, dovrebbe essere lei. Purtroppo questo è quello che accade quando persone come me sono abbastanza disordinate e perdono un po' le cose per strada, e quindi c'è da recuperarle un attimino, ma vedrò di recuperare i nomi di queste piante. Lì c'è una rosa Jude Obscure, che ho una rosa di David Austin a forma globosa, color pesca, molto molto profumata e di portamento alto 1 metro e qualcosa, quindi abbastanza imponente, molto bella. Là dietro c'è un'altra rosa che non so che tipo di fiore faccia, vediamo, che questa sarà una sorpresa, magari riuscirò anche a risalire al tipo di rosa piantata in questo angolino del roseto. E in più voglio ancora inserire una rosa in questo spazio e una rosa ancora laggiù e un'altra ancora lì, vicino alla pianta di Philadelphus che abbiamo visto nel video precedente. Insomma, questo sarà un roseto, spero di riuscire in questo piccolo progetto, più che altro per arricchire ancora ulteriormente il mio giardino di colore, renderlo molto piacevole. Deve essere un luogo veramente rilassante. Questo è il progetto un po' per tutto il mio giardino. Tornerò poi ad occuparmi del sentiero degli iris. Adesso lascerò ancora tutto abbastanza così com'è per quello che riguarda quel tipo di progetto, perché dovrebbe nevicare nei prossimi giorni, quindi la terra torna ad essere gelata, meglio non fare interventi, lasciar fare un po' la natura. Poi dal mese di marzo in poi ricomincerò di nuovo con la ripulitura degli iris. Qui ne ho inseriti alcuni staccati da un cespuglio laggiù, dividendoli proprio per dargli la possibilità di crescere bene. Sono a fiori viola e quindi dai, vediamo un po' come viene questo nuovo pezzetto di giardino. Diciamo che con il roseto un po' il giardino è quasi completo come progetto, quindi roseto, sentiero degli iris nel giardino che io ho battezzato il giardino della memoria, per ricordare un po' tutti i nostri amici animali che negli anni ci hanno accompagnati e che non ci sono più, e poi c'è il resto del giardino con l'orto, il banano e il gazebo dove poter pranzare poi in giardino, con il glicine bianco che cerco di far arrampicare sopra, e insomma dai, pian piano prende forma.
quando ci occupiamo di un giardino dobbiamo, non purtroppo, è la normalità, dobbiamo anche rispettare un po' i cicli che sono della natura e i tempi della natura, quindi ci va tempo. Io sono più per costruirlo pian piano, rispettando i tempi della natura e anche i miei naturalmente, e prendere forma nel tempo insieme al giardino. Quindi cresco io, crescono le mie piante, io mi arricchisco anche di esperienza e le mie piante saranno delle ottime compagne per lo sviluppo appunto di questo progetto verde che è quello del giardino. Chiudo qui il video, volevo fare un video veloce, solo così per tenervi aggiornati su quelli che sono gli sviluppi dei lavori in questo periodo invernale per quello che riguarda appunto il mio giardino. Ci vediamo presto in un prossimo appuntamento in giardino, metterò magari delle foto, cercherò di risalire i cartellini di queste rose e speriamo di riuscire a dargli un nome, altrimenti, perché poi è molto difficile con le piante di rosa, perché molte rose si somigliano un po', variano soltanto un po' magari il tipo di foglia, la dimensione magari dei fiori, alcune sfumature di colore, ma alcune rose sono anche molto simili, però vediamo se riesco a risalire i loro nomi. E per il resto io continuo a lavorare e continuo ad aggiornarvi su quelli che sono gli sviluppi del mio canale Appuntamento in Giardino e del giardino stesso. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao! Ancora un piccolo aggiornamento per quello che riguarda l'ingresso in giardino. Ho spostato questo arco che era messo per caso lì in mezzo all'erba senza un motivo particolare. Qui mi piace di più un ingresso in giardino con un arco, una rosa iceberg che si arrampicherà nel tempo su questo bellissimo arco, e in più sistemerò anche una rosa iceberg bassa che non cresce in altezza, non rampicante, perché le rose iceberg le possiamo trovare sia come rampicante che come arbusto, quindi ci sarà il rampicante e un arbusto a fiori bianchi, insieme ai fiori bianchi del Philadelphus e insieme ai fiori bianchi dell'Hortensia Annabelle, quindi un ingresso in bianco nel mio giardino, che può risultare anche un po' troppo noioso, e quindi aggiungerò delle piante di salvia con i fiori blu in modo da creare questo contrasto blu e bianco che ho visto su internet. Ho preso questa idea che ho trovato molto piacevole, e quindi il blu farà contrasto al bianco dei fiori di queste piante e creerà questo contrasto di colore molto bello come ingresso in giardino. Comunque anche questo è in evoluzione come progetto, vediamo come cresceranno queste piante e se riuscirò ad ottenere appunto questo tipo di colorazione qui nell'ingresso, che mi piace veramente tanto e che porta direttamente a Roseto, al Giardino della Memoria e al giardino con il banano. Quindi a presto, ciao ragazzi, ciao ciao e grazie.